Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vedremo come realizzare un impasto per fare lo stencil in 3D. Nel precedente video abbiamo visto come realizzare una mascherina per lo stencil. Tuttavia, in questo caso, dovendo utilizzare un impasto e non una semplice pittura, occorrerà avere una mascherina, diciamo, di tipo più professionale, se non altro per il fatto che deve essere un po' più spessa di quella che possiamo produrre in casa con i fogli di acetato, a meno che non riusciamo a trovare dei fogli di acetato piuttosto spessi. Quindi vediamo che cosa ci occorre e tenete presente che è abbastanza semplice il dosaggio, in quanto tutti gli ingredienti che dovremo usare andranno utilizzati pressoché nello stesso quantitativo. Io come dosatori utilizzo questi bicchierini per il caffè, ma potete usare anche dei semplici cucchiai, delle tazzine o quello che volete. L'importante è che, ripeto, i vari materiali vengano dosati nello stesso quantitativo. Quindi dobbiamo avere del talco, della maizena, dello stucco in polvere che prima di unire al resto degli altri ingredienti andremo a diluire con l'acqua, del vinaville e del colore acrilico bianco. A proposito del colore, ora daremo una base acrilica bianca per ottenere un impasto bello bianco nel caso che lo vogliamo utilizzare appunto senza colorarlo ulteriormente. Se invece intendiamo utilizzare un impasto già colorato, in un secondo tempo andremo ad aggiungere del colore. Quindi, dopo che avremo preparato i vari ingredienti, ci dobbiamo tenere pronta una ciotolina in cui mischiare tutto quanto, un barattolo a chiusura ermetica che ci servirà per conservare l'impasto, che eventualmente avanzerà. Quindi andiamo a mischiare. Se l'impasto rimane troppo asciutto, possiamo aggiungere ancora un po' di acqua. Se al contrario vi sembra un po' troppo morbido, come in questo caso, aggiungiamo ancora un po' di maizena. Ecco, questa è la consistenza perfetta. Ecco, facciamo subito una prova. Io userò questo pannello di MDF che non ho trattato, nel senso non gli ho dato un colore di fondo, perché in questo momento mi occorre proprio solo farvi vedere come si utilizza questo impasto. Poi nel prossimo video invece vedremo proprio una decorazione vera e propria fatta con questo impasto 3D e vedremo anche qualche simpatica variante. Dobbiamo sempre assicurare la mascherina al fondo con un po' di nastro adesivo in modo che non si muova. Poi ci aiutiamo con una o due spatoline. In questo caso non possiamo usare i pennelli perché, come potete ben capire, si tratta di un impasto e non di una pittura. Prendiamo quindi un po' dell'impasto e andiamo a stenderlo in maniera uniforme su tutta la parte
Allora lo stendiamo in quantità abbondante, in maniera da coprire bene tutto, e poi torniamo a ripassare con la spatolina pulita per asportare l'eccesso. In questo modo evitiamo anche lo spreco del prodotto. Ecco fatto. Prima che si asciughi lo togliamo. Ed ecco qua, il nostro lavoro è fatto. Ricordatevi sempre di pulire subito la mascherina dello stencil prima che si asciughi, in maniera che rimanga sempre in buone condizioni e riutilizzabile. Nel prossimo video vedremo più nello specifico l'applicazione di questo tipo di stencil in 3D con qualche possibile alternativa, e quindi se vi fa piacere continuare a seguirmi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella per sapere sempre quando sarà disponibile un nuovo video. Grazie per la visione e ciao a tutti!